Maledetti, venite a disturbarmi per farmi registrare sul canale del One Piece Lab. E io intanto mangio questa cheesecake. Vabbè, allora, visto che bisogna fare le cose serie, mettiamoci negli abiti formali e cominciamo a lavorare. Allora. Quest'oggi sono ospite sulla pagina degli amici del One Piece Lab, di cui anch'io sono membro onorario ufficiale dall'inizio, non mi ricordo sinceramente. E niente, quindi oggi parleremo di quella famosa teoria sulla famiglia delle D di cui vi anticipammo durante la live sul Biker Raft, io e il buon Ray. Allora, sulla D ne abbiamo dette tante, ma c'è ancora un aspetto che non abbiamo indagato. Le famiglie di coloro che portano queste iniziali nel proprio nome. Perché Oda ha scelto i cognomi Monkey, Gol, Portgas e via dicendo? Lo ha fatto in modo casuale oppure esiste davvero uno schema dietro tale scelta? Lo scopriamo insieme in questo nuovo video. Mettetevi comodi e cominciamo. Io intanto mi mangio la torta. Sigla! Perfetto, mangiato, tutto a posto, direi di cambiare luci e cominciamo. In One Piece la volta celeste è stata ripetutamente oggetto di studio, dal planetario di Ohara, ai libri sulle eclissi di Monet, al modellino di pianeta con un grosso anello simile a Saturno, piazzato nello studio di Vegapunk. Ma non sono gli unici cenni a tutto ciò che appartiene al cosmo. Di recente, ad esempio, abbiamo scoperto che l'ultima isola della Grand Line, raggiungibile seguendo le rotte magnetiche, ha nel nome, Lostar, un chiaro riferimento alla stella polare. I personaggi più pericolosi della nuova generazione di One Piece vengono chiamati supernove. Persino lo scienziato più rinomato di tutto il manga ha nel nome un riferimento alla seconda stella più luminosa dell'emisfero boreale, Vega. Viene spontaneo allora chiedersi se mai un giorno anche le costellazioni avranno un ruolo nella trama, se mai le costellazioni avranno un'influenza sui personaggi, o ancor meglio se mai fungeranno da fonte di ispirazione per alcuni di essi. In questo senso l'astrologia è una miniera d'oro di informazioni da cui possiamo attingere. Tutti voi conoscerete i segni zodiacali, ma forse non tutti sanno che l'Ariete, il Toro, i Gemelli e via dicendo valgono solo in Occidente. In Oriente è in vigore lo zodiaco cinese, in cui troviamo il topo, il bufalo, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Ci riferiremo tuttavia a questi segni in lingua inglese, dal momento che è la lingua usata da Oda per i cognomi di coloro che hanno la D. Ma per capire realmente cosa c'entra lo zodiaco cinese con queste persone, occorre tenere a mente l'importanza che Oda attribuisce alle iniziali, da cui proprio la D è forse l'esempio più lampante. Allora, esattamente come se fosse un gioco, recuperiamo l'iniziale di ogni segno zodiacale cinese, dopo averlo tradotto in inglese, e verifichiamo se corrisponde o meno all'iniziale dei cognomi attualmente noti di tutte le famiglie che un tempo inserirono la D nel nome. Monkey, M. Qui non c'è nemmeno bisogno dell'iniziale, dal momento che Monkey è proprio una di queste famiglie, vedi Monkey di Luffy e parenti. Goat, G, la capra. Con la G abbiamo la famiglia Gol, vedi Gol di Roger, Gol di Ace. Pig, P, ma il maiale. La P è l'iniziale del cognome di Rouge ed Ace, ovvero Portgas. Tiger, T, tigre. Con la T abbiamo la famiglia Trafalgar. Mouse, M, il topo. Un'altra M, che è proprio l'iniziale della famiglia Marshall. Rooster, R, il gallo. Con la R abbiamo la famiglia Rox, vedi Rox di Sebek. Horse,
H, il cavallo. Questa invece è l'iniziale del cognome di Saul, Howard. Le abbiamo beccate praticamente tutte. Può sembrare assurdo, ma vi chiedo di ascoltare attentamente cosa dice l'oroscopo di questi segni. La scimmia, Monkey. Sono persone ricche di energia, praticamente instancabili. Le scimmie sono spumeggianti e grintose, che odiano star ferme e la noia. Sono spiccatamente socievoli e curiose, amano lavorare sodo e non si tirano mai indietro di fronte a nulla. Una scimmia sa essere molto divertente, spiritosa, accattivante, ma non per questo poco seria. Hanno inoltre un fascino innato che le porta a coinvolgere anche involontariamente le persone intorno con entusiasmo. Passiamo alla capra, Goat, che sono la famiglia Gol. I nati sotto il segno della capra sono persone fantastiche, tese ad aiutare il prossimo e riservate. Non sempre riescono a fare le cose da soli. Senza l'aiuto di altri, probabilmente non riuscirebbero a dare il massimo. Risultano spesso affascinanti e accattivanti e sanno essere abili nel creare gruppi di lavoro accomunati dagli stessi intenti. Alle sferzate di creatività e dinamismo si contrappongono infatti periodi di quiete e chiusura. Un carattere disarmonico, insomma, quello di una capra, forte di una sorta di genialità, ma a tratti ombroso e lunatico. Diciamo che in questo si possono anche inserire sia Gold Roger che Ace. Ace viene splittato in due perché, oltre ad avere scelto il cognome della madre, è anche per metà Portgas, perché sono entrambi 2D. Quindi vediamo subito il maiale, Pig, quindi Portgas. I maiali sono persone all'apparenza un po' introverse e irascibili, ma ad una conoscenza più approfondita possono risultare più serene e pacate. Sono ottimi amici e sanno stare vicino alle persone care con costanza ed impegno. Non a caso risultano anche molto legati alla famiglia. Il cibo per loro è una priorità, sono buongustai e partecipano con gradimento a cene e banchetti. Queste persone hanno un'indole tendenzialmente riservata e sono estremamente generosi e gentili. Mostrano talvolta poca pazienza e purtroppo perdono le staffe con facilità. E chi è che rompe le scatole a quest'ora che sto registrando? Diciamo che ci siamo. Passiamo poi alla tigre, i Trafalgar. Ricordiamo che tra l'altro Trafalgar è tigre in giapponese, quindi anche già nel nome c'è anche la parola Tora. Le tigri possiedono fascino fuori dal comune. Questo li rende molto attraenti agli occhi degli altri. Ma i tigre sanno anche essere molto indifferenti, freddi e orgogliosi. Si battono per portare avanti le loro idee e, pertanto, pensano di non sbagliare mai. Tuttavia, questo modo di pensare li può portare a conflitti con amici, parenti e in amore. Marshall, il topo. Si tratta di persone abituate a fare le cose con passione. Non a caso sono maniaci del lavoro, anche se devono fare tutto da soli e non temono niente e nessuno. La loro peculiarità è l'intelligenza, unita ad una grande astuzia e determinazione fuori dal comune. Il topo è decisamente ambizioso, non guarda in faccia a nessuno e sarebbe capace di tutto pur di ottenere soldi e fama. Rooster, quindi Rox. Chiaramente di Rox non sappiamo nulla, però possiamo immaginarci che possa essere così, vista la descrizione che ora vi farò. Estremamente vanitoso e a volte pure impulsivo. Si tratta di una persona facilmente irritabile che può arrivare ad essere addirittura aggressiva. Appaiono molto schietti e diretti. Sono molto portati negli affari e riescono a fare cose che agli altri risultano impossibili. Sono caparbi e concreti e sanno raggiungere i fini prefissi. A tratti sono impavidi, sanno tenere le redini delle situazioni più difficili con ostinata caparbietà e a volte sono eccessivamente meticolosi e rischiano di covare rancori per i soprusi. Chiaramente di Rox non sappiamo niente, però è una descrizione di un personaggio abbastanza tosto, direi che potrebbe calzare. L'ultimo che conosciamo è Saul, quindi Howard di Saul, il cavallo, Horse. Il cavallo è un personaggio intuitivo, amabile, comprensivo ma anche fragile. La loro loquacità è nota, a volte eccessiva, ma sicuramente fresca e coinvolgente.
I nati nel segno del cavallo sono persone ricche di ritmo e forza, con una sorta di nobiltà interiore. Sono tenaci, lavorano alacremente e ottengono quasi sempre i successi aspettati e si lasciano coinvolgere dalle persone con ingegno e sensibilità. Direi che è una buona descrizione di Sol. Come dice qualcuno, non credete, ma verificate. Restano ancora 5 segni e per la logica seguita dovrebbero mancare 5 famiglie con le seguenti iniziali. La O, ox, quindi il bufalo, o bull, quindi o una O o una B. Il coniglio, rabbit, quindi qualcuno con la R. Dragon, il drago, quindi la D. Snake, il serpente, quindi la S. E dog, il cane, quindi una D. Sarà veramente così? Finora ci siamo divertiti a verificare e tutto sommato i conti tornano. Se siete curiosi e avete voglia di unirvi al gioco, provate a individuare le possibili famiglie mancanti fra i personaggi che già ci sono stati presentati nel corso dell'opera. L'oroscopo dei relativi segni può essere un aiuto in più. Chiaramente nulla vieta che questi personaggi non siano neanche stati introdotti o che siano spariti dalle pagine della storia, quindi è un gioco, provate. Ad ogni modo, giochi a parte, ci interessa focalizzare l'attenzione su un dettaglio. Il numero 12. Se la nostra intuizione è corretta, la famiglia D era composta da 12 membri, un po' come le 12 tribù di Israele o le divinità principali del Pantheon greco-norreno. Diodoro Siculo raccontava ad esempio che tra i babilonesi c'erano 12 dei del cielo, ognuno personificato da uno dei segni dello zodiaco e venerato in un certo mese dell'anno. Il numero 12 non a caso è considerato sacro dal genere umano sin dai tempi più remoti. Lo troviamo nel giudaismo, nel cristianesimo, nell'induismo e in tutti i culti antichi. Secondo i Sumeri, ad esempio, il consiglio degli dei consisteva di 12 divinità anziane. Quindi non mi stupirebbe se questi 12 fossero stati una specie di gruppo divinizzato, dai poteri straordinari, dalle abilità uniche e inimitabili. E magari anche per questo vengono definiti i nemici naturali degli dei. In molte mitologie si scopre infatti che il titolo di divinità viene attribuito a quelle fazioni di dei che escono vincitrici da conflitti vari e eventuali con altre fazioni di dei, i quali in automatico vengono declassati a demoni o comunque nemici giurati dei primi. Ma l'argomento in questione è molto ampio ed è anche molto ricco di chicche pazzesche, sui dii, sui frutti del diavolo e su molto altro, che preferiamo al momento non spoilerarvi. Per cui se volete un approfondimento, fatecelo sapere nei commenti perché merita un video a parte. Se ti è piaciuto il video lascia un like, un commento e iscriviti al canale attivando la campanella, che potrebbe essere anche una D. In ogni caso, fateci sapere cosa ne pensate voi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Addio!